Ok, oggi è una cosa diversa dal solito e qualcuno ha pensato di distruggere una chiavetta USB. Non so in quale modo, non venitelo a chiederlo. Questo qua arriva da un negozio, quindi è un lavoro per conto di un negozio, che non fanno saldature, ma eventualmente fanno recupero dati. Un po' strana la cosa, ma vabbè. Allora, ci hanno chiesto di risaldare questa porta qua. Il problema è che la porta è completamente distrutta, è aperta, comincia ad aprirsi, quindi abbiamo bisogno di pinza e dobbiamo riformare la porta USB per quanto possibile. Il problema è che non è facile. Sarebbe più semplice andare a prenderne un'altra di porta USB e saldarla, ma allora possiamo fare anche così in questo caso qua. La teniamo ferma e con il saldatore gli mettiamo un po' di stagno qua. Lo stagno comunque si attacca sulla porta, poi premiamo e gli facciamo un ponte. Ecco fatto. Molto semplice, si vede? Ora lo faccio vedere al microscopio. In questo caso non è una cosa duratura, chiaramente, questa servirà solo ed esclusivamente, come stavo dicendo, questa servirà solo ed esclusivamente per tenerlo fermo. Vedete che è anche bello piatto? Ho fatto il ponticello, in questa maniera rimane bello solido, ok? Ed eventualmente possiamo anche andare a farlo lungo tutta la linea in modo da ripristinare un po' la solidità della porta. Vedete che sia comunque aperta perché il calore è stato trasmesso fino all'altro capo. Saldiamo bene tutto. Ecco, un leggero sottile strato di stagno, così la porta può entrare e uscire, è anche bella piatta, non dovrebbe creare problemi. E questa risulta solidissima adesso, non è nessun problema. Il problema adesso è andare a prendere i piedini, che non esistono più praticamente. Aspettate un attimo. Ecco qua, ho alzato questa linguetta qua che mi impediva di arrivare fino ai piedini. Eccoli qua, i piedini. Uno, vedete, sono stra mega fragili. Come fa, come si fa a saldare qua sopra? È un po' una sfida, specialmente per questo. Questo qua se ne vuole andare. Quindi dobbiamo prenderci da lì. Ok. E andare a saldare in questa maniera qua. Ecco qua. Come facciamo? Beh, filo. Ma filo grosso in questo caso. Possibilmente. Quindi andiamo a preparare la nostra schedina. Qui cerchiamo di essere delicati per quanto possibile. Andiamo a togliere le vecchie gambine. Mettiamo stagno fresco nuovo. Bene, ora andiamo a prendere il filo. Dove l'ho messo?
Bene, allora prendiamo il filo abbastanza grossino, lo andiamo a saldare. Questo è un filo di quelli ricoperti, quindi bisogna fare in modo che la copertura venga bruciata, così si può saldare. Ecco qua. Però magari un po' di flussante può esserci utile in questo caso, eh? Molto bene. Togliamo il filo. Procediamo con gli altri. Ora tentiamo di saldarli di qua e vediamo cosa succede. Allora, potrei fare una cosa di questo genere. Sì, è più facile. Così non ho la lingua di metallo sopra che mi interferisce con il lavoro. Allora dobbiamo preparare la punta di tutti i fili. Allora, spostiamo un attimo la porta. Ecco. Bene, adesso andiamo qua con la porta, con una pinzetta, e posizioniamo i fili. E cerchiamo di saldarli anche. Vediamo se riesco a mettere un po' di stagno anche sulla porta stessa. Mhm. Dovrebbe andare. Questo si è collegato, 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 e l'ultimo collegato. Bene, dovrebbe essere sufficientemente solido. Spero che arrivi fino a destinazione senza troppi problemi. Allora adesso andiamo a ripiegare questa lingua qua, che non mi serve più e magari potrebbe interferire con l'ingresso della porta, l'ingresso della chiavetta sulla porta USB, tipo così. Va bene così. E adesso andiamo a provarla. Andiamo a vedere se almeno viene riconosciuto dal PC oppure no. Sì. C'è un problema con questa. Ok, analizza e correggi. Ok. E adesso eccola qua. E ci sono anche tutti i dati. Perfetto. Ottimo. I dati ci sono tutti. Eventualmente, giusto siccome non mi hanno chiesto personalmente di fare una copia, ma già che ci sono e ho accesso ai dati, prima che succeda qualche problema, eccetera, faccio anch'io una copia di questi dati per il cliente nel caso in cui possa servire, visto che già ci sono, perché no? Giusto? Così siamo più sicuri. Quindi facciamo copia e incolla. Perdonate se non vedete niente, ma chiaramente sono dati personali. Allora, copia e incolliamo 7 GB di dati. Va bene. Ok. Chiaro, purtroppo non posso farvelo vedere, però posso farvi vedere questa cosa qua. Vediamo se su OBS riesco a creare. Allora,
finestra, eccola qui, eccola qua, Store and Go, lo vedete, fino a cartella numero questa qua. Quindi ecco, questi sono tutti i dati, eccetera, e basta. Bene ragazzi, beh, che dire, è stata una cosa inusuale per me, ma va bene. Sono contento di aver recuperato la chiavetta e di aver dato la possibilità al cliente di recuperarsi i dati. Ora aspetta il negozio, io fornirò i dati, eventualmente la copia di backup dei dati e basta, e poi loro si arrangeranno. Va bene, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, iscrivetevi, abbonatevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!